Bentornati nella soffitta più maliziosa del web, quella dove la nostalgia profuma di pellicola consumata, piume di boa e rossetti rossi fuoco. Oggi vi porto in un viaggio rovente, un tuffo nei decenni d'oro delle dive più audaci e indimenticabili. E la protagonista di questa puntata, signore e signori, è una leggenda vera, una regina della trasgressione, una bomba latina con lo sguardo che ti scompone l'anima. Vanessa Del Rio. Prima di partire vi ricordo, se vi piacciono le nostre scorribande tra icone dimenticate e curve da sogno, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciateci un bel like. E magari nei commenti scriveteci quale diva vorreste vedere nella prossima puntata. Noi prendiamo appunti e sogniamo insieme a voi. Ma torniamo a lei, Vanessa Del Rio. Che nome, già solo a pronunciarlo sembra di sentire un ventilatore che gira lento in una calda notte newyorkese. Nata nel 1952 ad Harlem, come Ana Maria Sanchez, Vanessa ha sangue cubano e portoricano nelle vene e un carattere che non passa inosservato. Cresce in un ambiente rigoroso, ma già da giovanissima mostra di avere un'energia travolgente e, diciamo così, poco adatta alla vita da suora. Abbandona presto la scuola e si lancia nel mondo degli adulti a modo suo, passando da programmatrice informatica a barista, poi ballerina, spogliarellista, fino a diventare una delle presenze più magnetiche del grande schermo, di certe sale particolari. Sì, perché negli anni 70 e 80 Vanessa diventa una vera icona della libertà femminile, non una qualunque, la prima diva latina a imporsi con carisma e sensualità assoluta, con quel viso da gatta, le labbra sempre laccate di rosso, uno sguardo che sembrava sussurrarti «vieni qui», acceso i sogni proibiti di una generazione intera. In pochissimi anni gira decine e decine di film diventando la Marilyn di Harlem, come la chiamavano i suoi fan. Non era solo bellezza, era una presenza. Vanessa saliva sul set e si prendeva tutto, la scena, l'attenzione, gli sguardi, un tornado di energia e passione, sempre in controllo, sempre consapevole di sé, i suoi ruoli, sempre con quel tocco speziato, la domestica affascinante, la vicina troppo amichevole, la femme fatale col tacco 12 che ti guarda da sopra gli occhiali da sole e ti manda in confusione. E attenzione, non era solo cinema piccante, era una forma d'arte underground, un linguaggio del corpo e dello sguardo che oggi verrebbe analizzato nelle università. Vanessa ha dato voce, e che voce, a una generazione di donne che volevano decidere da sole come mostrarsi e come godersi la vita. Una vera pioniera. Negli anni '80, complice l'ansia crescente per le malattie e una certa stanchezza di quel mondo così caotico, Vanessa decide di ritirarsi dalle scene più spinte, ma mica si è fermata lì, anzi, è rimasta una presenza costante nella cultura pop. Ha lavorato come performer nei locali più in voga, ha fatto apparizioni in film e serie TV tipo NYPD Blue e ha partecipato persino a un videoclip di Junior Mafia. Sì, proprio quello con Biggie. E poi come dimenticare le sue foto leggendarie sulle riviste dell'epoca, scatti intensi, audaci, sempre con uno stile unico, guanti in pelle, corsetti, stivali e sguardo fiero. Non erano solo pose, erano manifesti di indipendenza e potere. Nel 2007 l'editore Taschen le dedica un libro cult, 50 Years of Slightly Savior, titolo ironico e coraggioso come lei. Il volume è un mix pazzesco di biografia e fotografia, dove Vanessa racconta senza filtri mezzo secolo di vita vissuta senza rimpianti. Nel 2022 è arrivato persino un film ispirato alla sua vita, The Latin from Manhattan, che ne racconta la giovinezza selvaggia nei mitici anni 70 tra Times Square, discoteche, lustrini e ribellione. E sapete una cosa? Vanessa ha sempre partecipato con entusiasmo a ogni progetto che potesse raccontare davvero chi è stata, perché lei quella leggenda lì non l'ha mai rinnegata, anzi la rivendica con orgoglio, e fa bene. Oggi Vanessa è una vera icona cult, le nuove generazioni la scoprono su TikTok, nei podcast, nei documentari e restano incantate, perché Vanessa Del Rio non è mai stata solo un corpo mozzafiato, è una donna che ha trasformato le sue scelte in arte, in sfida, in esempio di coraggio, una musa latina, libera, divertente e intelligente. E noi, dalla nostra soffitta, non potevamo non dedicarle un applauso, di quelli lunghi, col sorriso sulle labbra e gli occhi un po' lucidi.
Se anche voi vi siete lasciati travolgere dal fascino senza tempo di Vanessa Del Rio, lasciate un like, iscrivetevi al canale e scriveteci nei commenti quale altra regina non convenzionale vorreste ritrovare qui con noi. Alla prossima puntata, amanti del vintage e della meraviglia.